fattoria abbiamo il parcheggio a 900 metri. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che è successo? Ho visto un filo, era una ragnatela. Che roba. È una meta imperdibile in autunno, perché immaginate i colori. Dicono che ci siano tronchi di circonferenza anche che arrivano a 6 metri. Scesi dalla moto, siamo soli, c'è una tranquillità, ma soprattutto abbiamo una visione allucinante. E ascoltate il silenzio. A perdita d'occhio. Venite a recuperare Sara perché non vuol risalire in moto. Dai, che non è enorme, sei abituata a ben altro. Idiozie. Ora però dobbiamo ripartire perché l'idea è quella di arrivare a Gradara e se guardate sulla cartina c'è ancora tantissima strada da fare. La mia ambizione era condividere più itinerari possibili, però ragazzi, qua se non ci muoviamo al nord Italia non ci arriviamo mai. Quindi tutti in sella e vamos. Ecco la vista panoramica che si ha salendo sempre di più. L'asfalto messo malissimo, ma è un pezzettino. Guardate, si vede il mare. Sì, l'Adriatico, proprio in fondo. Ora comunque scenderemo a valle. I 23, che ora 24 sono già diventati, saranno un ricordo perché sicuramente ci avvicineremo ai 30. Sicuramente oggi vi abbiamo fatto vedere 1,5 miliardi di curve, sali e scendi continui, anche per quanto riguarda la temperatura, perché come vi avevo anticipato siamo a 27 gradi, ma tra poco promesso che dopo 6 ore di moto di strade terziarie arriveremo alla strada provinciale. Paesino Sant'Elia, frazione di Fabriano. Voi avrete preso nota, sarete benvenuti e se questi contenuti dovessero piacervi non dimenticate di lasciare un mi piace, di commentare se vi va, di attivare la campanellina e di controllare se siete già iscritti al canale. Vi invitiamo a farlo, come vi invitiamo a venire nei territori marchigiani. Essendo in una frazione di Fabriano siamo evidentemente passati nella provincia di Ancona, quindi oggi sì, si sale di altitudine ma si sale anche di latitudine. Altro punto che sicuramente meriterebbe una sosta. Qua abbiamo il parcheggio, ci troviamo vicinissimi alle grotte di Frasassi, infatti abbiamo appena superato San Vittore, altro pezzettino consigliato da fare in moto. È un altro posto dove magari andremo insieme perché siete in sella anche voi. Bellissime le pareti che abbiamo intorno e la strada che praticamente è nella gola, ma vorremmo portarvi in una gola ancora più importante. Oggi vediamo scorrere le placide acque del fiume Candigliano perché ora c'è una diga che le ferma, in realtà altrimenti sarebbero state molto più vorticose. Siamo infatti nella gola del Furlo, scavata appunto dalle acque del Candigliano tra i monti Pietrolata e Paganuccio. Siamo in un tratto di strada della Via Flaminia, costruita nel 220 a.C. da Gaio Flaminio, dal quale evidentemente prende il nome. La galleria che vediamo da questo lato è una galleria precedente, a picco sul Candigliano, molto più stretta. Questo foro, Forulum, ha dato proprio il nome alla gola del Furlo. La via Flaminia era una via romana estremamente importante, collegava Roma alla città di Rimini e quindi al nord Italia. L'imperatore Vespasiano nel 76 d.C. fece costruire questa galleria, tra le meglio conservate gallerie stradali dell'epoca romana. A parte la sorellona, questo è il confronto tra il foro
o Forulum e la galleria di Vespasiano, che non passava come l'altro foro proprio al di sopra del fiume Candigliano, ma era stato ordinato di scavare nella roccia. Queste le targhe descrittive del foro fatto costruire in epoca imperiale e del precedente, il foro umbro-etrusco. Ma per chiudere la giornata in bellezza, dopo avervi promesso la percorrenza di strade terziarie quaternarie, guardate dove ci siamo ficcati. Alla fine però salite e curve ripagano sempre, guardate che vista. Abbiamo la vista anche sulla destra. Che ce l'abbiamo, eh? Guardate sulla destra! Ecco come appare il tramonto da queste parti, su queste colline. Stiamo attraversando una cittadina chiamata Tavuglia, che ha dato i natali a un certo VR46 che vediamo qui rappresentato, poco più poco meno di Corridonia, però per chi volesse farsi una foto, sullo sfondo le colline di Pesaro Urbino e le bandiere che sventolano 46 su ogni lampione della sua cittadina. Qui sotto vedete il ranch di Valentino Rossi e da quest'altra parte un bellissimo tramonto. Da qui si vede anche il mare, d'altronde siamo vicino Pesaro. Sullo sfondo la cittadina di Gradara, siamo arrivati. La costruzione della roccaforte di Gradara, a 142 metri sul livello del mare, risale al XII secolo per volontà dei De Grifo, ma la testa da Verrucchio si impossessò della torre, facendone il mastio della rocca che con una doppia cinta muraria e 3 ponti levatoi si rese inespugnabile. Oggi si può passeggiare dentro al castello sulle mura merlate, ma il vero fascino del borgo è che, ipoteticamente, si sia consumata qui la storia realmente accaduta di Paolo e Francesca, narrata nel quinto canto dell'inferno da Dante. Francesca, figlia del signore di Ravenna, venne fatta sposare per inganno con Paolo il Bello, di cui lei si innamorò, per poi vedersi scambiare lo sposo col fratello di lui, figlio di Malatesta da Verocchio. I 2 ragazzi continuarono a vedersi, sorpresi da Gianciotto, vennero entrambi trafitti dalla spada di lui, dopo che Francesca si parò davanti a Paolo per proteggerlo. Dante li pone entrambi all'inferno per aver tradito, ma li fa vagare assieme, oltre la pena che non abbiano anche quella della solitudine eterna. Con una camminata di 10 minuti siamo tornati al nostro B&B. Il centro di Gradara e il suo castello è proprio a 10 minuti da qua. Noi non lo sapevamo, ma questa sera e qualche sera precedente c'era The Magic Castle Gradara, una festa con eventi, artisti di strada, colori, molto incentrata sui bambini, però comunque valida per tutta la famiglia, bella musica. Ci hanno detto però che ogni giovedì, per chi volesse venire qui a Gradara, si può visitare tutto il centro storico, il castello, e c'è una rappresentazione storica a partire da giugno fino al 7-8 settembre. E poi Gabicce Mare è proprio qui, così come Pesaro, è qua. Struttura completamente nuova, il titolare è un motociclista, fa anche enduro estremo. Hanno rifatto tutto utilizzando il vecchio legno, la console del bagno, la testata del letto. Sì, ma lei dobbiamo fare pubblicità alla struttura, No, però è carino perché qualcuno di voi lo apprezzerà e quindi è giusto dirlo, lasciando fuori la colazione, ragazzi. Ora però andiamo dalla moto per vedere se ovviamente ancora si trova dove l'abbiamo lasciata. Questa è la sala colazioni, il titolare fuori di testa è questo qua. Grazie. Si è lamentato perché noi lo presentiamo con una bottiglia d'acqua che ci sta offrendo, avrebbe voluto una bottiglia di vino. È chiaro, ragazzi, siamo quasi in Romagna, l'accoglienza prima di tutto, ragazzi. Questa è la zona esterna e avevamo lasciato la moto proprio qua, ma come detto il titolare gentilissimo ha anche predisposto una tettoia per le moto. Per darvi il giusto contesto andiamo a fare un giro in alto.
sosta brevissima ma piacevolissima qua a Gradara. Ovviamente era da stare minimo 2 notti, però dobbiamo iniziare la salita, altrimenti non arriveremo mai nel nord Italia. Salutiamo quindi il castello che ha fatto da dimora ai Malatesta, agli Sforza e infine ai Della Rovere, che rimarrà sempre e comunque il castello degli innamorati. Per andare in un altro castello, o meglio il Tempio delle Due Ruote. Siamo vicinissimi, neanche 10 km, quindi quale migliore occasione per mostrarvi, ma soprattutto toccare con mano da dove partono i vostri ordini. Ordini ovviamente scontati grazie al codice sconto del sottoscritto. Quasi arrivati, qua a sinistra per poi direttamente a destra, ed ecco il Tempio delle Due Ruote. Parcheggiamo all'ombra. Mi sono fermato a pensare, forse ho deliberato che è meglio non farvi vedere nulla, perché poi mi scrivete: Francesco, sono diventato un mani bucate perché mi fai spendere tutto. Es mejor. Come promesso abbiamo fatto di tutto per non farvi spendere nulla. Ripartiti da Morciano di Romagna, attraversiamo queste zone boschive. Dite la verità, siamo stati bravi. L'intento invece è quello di portarvi sul luogo che ha una storia, questa volta bella, tutta da raccontare. Riguarda gli anni della guerra, gli anni frenetici, gli anni della paura. E allora cosa c'è di bello? Il finale finisce bene. Abbiamo bisogno di storie che finiscono bene. Qua di bello c'è che ancora devo fare benzina da quando siamo partiti. Avere un serbatoio da 30 litri da un lato fa scomodo perché quando è pieno ovviamente pesa tantissimo, ma dall'altro lato, se lo si somma al consumo basso del boxer, è assolutamente piacevole. Vi stiamo mostrando le terre del Montefeltro, che partono dal nome di una famiglia, ma poi il loro nome è rimasto per indicare anche una zona. La bellezza! Siamo a Tavoleto. Direzione Sasso Corvaro, è l'1:40 di pomeriggio, ci sono 31 gradi e non c'è praticamente nessuno in giro. Noi andiamo talmente rilassati e tranquilli che addirittura ci superano le auto. Però non so se capita anche a voi, ci sono quei momenti in cui neanche cambi marcia, anche perché con l'elasticità e la coppia di questo motore te lo puoi anche oggettivamente permettere, e ti godi la bellezza del territorio intorno e le piacevoli curve. E mettiamo anche la sesta, senza frizione questa volta, ogni tanto ne approfittiamo. In un certo senso è come lasciarsi cullare un po' dall'aria di casa, nonostante sono più a nord di casa nostra, però rispecchiano in tutto e per tutto casa, le colline sono le stesse, ed è come realizzare dopo qualche mese per la prima volta, dato che siamo in moto, che siamo tornati. La diga sul lago Mercatale. Ed ecco lei, la Rocca. Nel 1940, a poche settimane dall'entrata in guerra a fianco della Germania, Giuseppe Bottai, ministro dell'educazione del governo fascista, intimorito dal fatto che i nemici bombardando possano distruggere l'enorme patrimonio artistico italiano, chiede aiuto a Giulio Carlo Argan, più tardi uno dei più importanti storici dell'arte italiani. La questione è nascondere le opere d'arte, ma dove? L'idea di un piccolo centro su una regione strategicamente poco rilevante sembra la più giusta: Urbino. Qui entra in scena il vero protagonista, Pasquale Rotondi, amico di Argan e da poco soprintendente dei musei delle Marche. Sconsiglia Urbino. Dotata di un deposito dell'aeronautica, potrebbe essere un possibile bersaglio nemico. Il luogo deve essere inattaccabile, solido, asciutto e con una fonte d'acqua vicina alla quale attingere nel caso venga incendiato. Per settimane Rotondi gira con un autista per i borghi del Montefeltro fino ad arrivare alla Rocca Ubaldinesca, a forma di tartaruga, situata in un paesino di poche anime. Inizia l'operazione Arca dell'Arte. Arrivano tele dal Palazzo Ducale di Urbino, poi dai musei civici delle Marche, infine da Venezia. Capolavori del Mantegna, Piero della Francesca, Tiziano, Giorgione, Raffaello, Crivelli. Saranno oltre 10.000 nella Rocca Ubaldinesca. Nel 1944, con la scusa di essere opere della Chiesa, vengono portate in Vaticano, addirittura scortate dai tedeschi, ignari del segreto. Da qui nessuno parla più di questa storia. Nell'84 il sindaco di Sasso Corvaro sente parlare un professore di una certa Arca dell'Arte. Cercano Rotondi, lo trovano in Vaticano, lavorando al restauro della
della Cappella Sistina. Vedendoli arrivare Rotondi dirà: allora qualcuno ricorda quella vecchia storia, racconta tutto. Aveva annotato date, nomi, opere che nel 99 rimarranno indelebili in un libro, L'Arca dell'Arte. Dato che siamo in zona e dato che sono le 14:47, proviamo a vedere se a Carpegna si riesce a mangiare un panino col prosciutto. La cosa interessante è che si sale, infatti la temperatura è scesa a 28 gradi, l'asfalto è bellissimo, ma anche le curve sono molto ampie, si guida da Dio. Sono un po' di avvallamenti che purtroppo mettono sotto stress le sospensioni, che non sono il massimo su questa moto, soprattutto quando la moto è carica. Però in queste strade non puoi mancare un pandino Che ora sorpassiamo. Ovviamente non è una critica mirata al GS, riguarda un po' tutte le moto con le sospensioni di serie. Benvenuti a Carpegna, centro di qua. il 17, 18, 19, 20 luglio per la festa del prosciutto. Da noi è notissimo il prosciutto crudo di Carpegna. Caffetteria, hotel, toccherà proseguire. Se lo tengono per sé il prosciutto. È un orario particolare, ci rendiamo conto. Ma noi teniamo duro e a stomaco vuoto andiamo in direzione Valico Via Maggio. Da queste parti abbiamo l'imbarazzo della scelta tra Bocca Trabaria e Bocca Serriola, ma optiamo per la terza. All'incrocio qua abbiamo visto una cosa, quindi Sara ha detto devi girare immediatamente. Sì, perché abbiamo visto un posticino dove poter mangiare e abbiamo incluso nel piatto che ci porteranno proprio la specialità di Carpegna, il prosciutto crudo DOP. Siete pronti? Qua ragazzi non si scherza! Dai, aumenta! Questo per te, io prendo quello. Prosciutto croccante, strozza predi fatti in casa, ragazzi. Diglielo, è un prosciutto considerato tra i crudi dolci. Io non dico nulla, venite, assaggiate. 1000 metri di altezza, 26 gradi, vista moto, basta veramente poco, cioè non è poco. Però è perfetto. Torniamo dalla moto con la panza piena. Quando si sta bene, si assaggi, si ride. Questo è lo spettacolo intorno, tranquillità assurda, ma se passate da queste parti non dimenticatelo. Vi diciamo solo pasta fatta in casa, addirittura ci hanno detto che vendono La pasta fatta da loro. E se passate da Carpegna potete salire anche fino al Cippo, il luogo dove dicono Pantani venisse sempre ad allenarsi. Adesso noi ripartiamo, sono circa 2 ore, anche questa sera non arriveremo prestissimo. Ieri vedendo l'itinerario abbiamo detto domani arriviamo primissimo pomeriggio, va bene così, ci riposiamo, carichiamo quello che dobbiamo fare, Dai. prepariamo il lavoro da fare e niente ragazzi, tanto non siamo destinati La a far colpa presto, sempre la mia, perché poi si chiacchiera e nella E convivialità basta. si mangia, chiacchiero troppo. A dopo. Anche perché siamo passati dai nostri amici di Motostorm e ovviamente quando entro in certi posti, oramai mi conoscete, rimango per ore. Quindi non dare sempre la colpa agli altri, come fa Riccardo. Non si fa. Vamos, inizia a avere qualche schizzetto. È più bella sporca. Allacciamoci le cinture perché da qua a San Sepolcro ci saranno 1 milione di curve. Salutiamo le Marche ed entriamo in Emilia. Qua la strada non è il massimo per adesso, poi se non ricordo male Via Maggio dovrebbe migliorare. Quindi oggi faremo il doppio passaggio, prima in Emilia, poi in Toscana. E questa è la strada che collega la Val Marecchia, Romagna Marche con la Val Tiberina, la valle segnata dal fiume Tevere che nasce nella provincia di Forlì-Cesena per poi dirigersi completamente ad ovest e bagnare la regina di tutto il mondo. Come vi ha già detto Francesco, Via Maggio che è uno dei valichi che potremmo fare, l'altro è Bocca Trabaria, Bocca Serriola, che prende proprio il nome da Trave Trabaria nell'antica Roma, perché qui i romani solevano trasportare per fluidazione il legname di queste zone fino a
a Roma. Spettacolo da questa angolazione, si ha la visuale su tutto. Cioè praticamente Roma sempre in mezzo. Sempre in mezzo, come me. Salutiamo Pablito, salutiamo anche il ragazzo che abbiamo conosciuto all'hotel lì a Norcia, che ci ha fatto il favore di incatenare la moto insieme. Le moto si sono baciate per tutta la notte e poi ognuno di noi è partito per la propria direzione. Buona strada ragazzi. Ovviamente il saluto verso i romani è rivolto a tutti voi che ci seguite. D'altronde, come diceva la pellicola Il gladiatore del 2000, c'era un sogno che era Roma. Che poi è svanito, però dai. E tale rimarrà nei secoli dei secoli. Amen. Oh, l'ingresso è scenografico, anche sopra c'è una croce enorme. Sì, l'eremo che domina la valle. Appena entrati in Toscana e l'asfalto è cambiato di colpo. Casualità? Vedremo strada facendo. Oh, calma, calma. Avere troppi cavalli a volte è nocivo, perché ti permette di fare delle cose che altrimenti con un pandino a metano neanche penseresti. E lo stesso vale per la moto. La bellezza di guidare una moto, dal mio punto di vista ovviamente, è quello di far scorrere la moto stessa, magari anche con marce alte, sfruttando la coppia del motore, però avere al tempo stesso quel margine di sicurezza che in caso di imprevisti potrebbe far comodo. Poi non dimentichiamoci che la fortuna fa sempre la sua parte. Ma sempre meglio avere meno cavalli. Infatti si dice quando sono troppi cavalli a cantare. No, quello era troppi galli a cantare. Sei ricoglionito. E come in un videogioco, appena ritornati in Emilia e l'asfalto è cambiato nuovamente, per chi è della zona sa benissimo che in questo tratto si passa da una regione all'altra in pochissimo tempo. Zona Molino di Bascio. Ed è anche un tête-à-tête tra province di Rimini e Arezzo. Segnatevi la strada provinciale 258. Comunque sentire il rumore della Krapovic. Chilometri al valico via Maggio e non posso che parlarne benissimo di questo itinerario. Piccolo parco giochi, infatti qua come potete vedere ci sono un po' di moto. Giustamente aggiungo, 25 gradi, oggi in valle si stava veramente male, mentre qua non scenderesti più. Come potete vedere anche 70-80 km/h in quarta marcia, a volte anche la terza. Nonostante la moto carica, la moglie dietro, ci si diverte veramente. E siamo a 890 metri sul livello del mare. Controlliamo se le camere sono sporche. La frontale sembra pulitissima, la posteriore, anche la posteriore. Guardate che definizione. Arrivati al primo punto di interesse, ora si prosegue. Siamo tra la Val di Chiana e la Val Tiberina e siamo nella città etrusca per eccellenza. Qualcuno dice che girando per i suoi vicoli è come sfogliare un libro d'arte. Vi diamo il buongiorno da Cortona. Ieri sera eravamo a un tavolo vicinissimo a questo, abbiamo mangiato focaccia con le verdure grigliate, Francesco ha aggiunto il capocollo e il formaggio locale. La sera il centro di Cortona è una ZTL, quindi non possono circolare auto, però noi volevamo vederla la mattina presto, quando inizia il suo risveglio e quando c'è la vita normale quotidiana degli abitanti della città.
place I all alone. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives.